Io dico la verità, non lo vedevo neanche come un cavallo così tanto, diciamo, importante. All'inizio era proprio molto insicuro, ha molta paura, anche io ho paura di saltare, infatti delle volte anche sul lavoro ci ritroviamo un po' bloccati per questa cosa. Mi sento proprio a mio agio anche se magari non mi dà tutta quella fiducia che mi hanno dato altri cavalli che ho montato. Iscrivetevi al canale e condividete. All'età di 6 anni mi sono trasferita con la mia famiglia in questo paese e avevamo la casa di fronte a un maneggio e io andavo sempre in soffitta dove c'è una piccola finestrina e guardavo i cavalli che lavoravano nel maneggio. Un giorno avevo chiesto ai miei genitori: mi potete portare a vedere il maneggio? Siamo andati e da lì è iniziata la mia passione. Poi con quel maneggio ci siamo trasferiti anche in altri posti, sempre con la stessa istruttrice. Per un periodo ho smesso, per 2 anni, ho praticato un altro sport. Poi avevo sempre questa voglia comunque di ritrovare i cavalli e allora mi sono messa a fare ricerche e ho trovato il maneggio attuale dove sto adesso, dove mi sono trovata molto bene, dove anche la mia passione è cresciuta molto. Sono riuscita ad avere anche dei feeling con dei cavalli, con uno molto in particolare. Questo cavallo si chiama Quindi ci sono. Ci conosciamo praticamente da 6 anni, lo monto da 6 anni. È un cavallo veramente speciale. Con lui ho imparato tante cose, abbiamo imparato tante cose perché era un cavallo che non aveva molto lavoro, non aveva molte esperienze. Abbiamo fatto le prime gare insieme. Con lui ho fatto i campionati regionali di dressage, sono arrivata seconda. È stato anche il primo cavallo con cui io ho iniziato anche a giocare, mi seguiva, gli ho insegnato, lui sa il suo nome, viene se lo chiamo, quindi per me è veramente speciale. Ho montato altri cavalli molto importanti grazie al mio istruttore che mi ha dato questa possibilità, tutti fantastici, mi hanno insegnato tutti qualcosa. Quando ho iniziato qui in questo maneggio ero praticamente irrecuperabile, inguardabile. Chi? Io. Per che cosa? Il maneggio che diciamo mi ha fatto nascere la passione per i cavalli non mi ha fatto crescere dal punto di vista tecnico. Poi invece mi sono iscritta qui e sono cresciuta anche dal punto di vista tecnico, il mio istruttore mi ha aiutato tantissimo, appunto mi ha dato l'opportunità di montare cavalli importanti, cavalli che mi hanno aiutato. Qui ho imparato un nuovo modo di relazionarmi con i cavalli, partendo dalle cose più semplici come portarli a brucare, pulirli, accudirli, che sembrano cose semplici ma per loro sono molto importanti e fanno la differenza. Quindi non è stato il primo cavallo che io ho montato qua in questo maneggio, ce ne sono stati 2. Quindino lo montava un'altra ragazza all'epoca e io dico la verità, non lo vedevo neanche come un cavallo così tanto, diciamo, importante. Poi Fabri un giorno mi ha dato la possibilità di provarlo e da lì siamo cresciuti praticamente insieme, abbiamo fatto delle cose insieme. Lui è un cavallo molto particolare, non è un grande saltatore, ha molta paura, anche io ho paura di saltare, infatti delle volte anche sul lavoro ci ritroviamo un po' bloccati per questa cosa. Però lui è cresciuto tanto, mi sta aiutando tanto anche nonostante le sue paure. È cambiato tantissimo dall'inizio che lo montavo fino ad adesso.
all'inizio era proprio molto insicuro, poi si è un po' sbloccato e ho visto che anche da parte sua c'era la voglia di fare, la voglia di andare tra virgolette dall'altra parte. Con lui ho fatto anche la mia prima esperienza di completo. Il completo è una gara di 3 giornate che consiste in una giornata di dressage, un'altra di salto ostacoli e l'ultima ai salti in campagna. E lui si è rivelato veramente un cavallo spaziale anche saltando in campagna e questo gli ha dato molta fiducia in se stesso e io poi l'ho visto anche nel lavoro dopo. Con lui diciamo che rispetto agli altri cavalli ho sempre quel qualcosa in più, mi sento proprio a mio agio anche se magari non mi dà tutta quella fiducia che mi hanno dato altri cavalli che ho montato. Però mi piace proprio il suo modo, come è fatto, mi piace il fatto che con me abbia fatto tante cose, abbia fatto praticamente tutte le sue prime esperienze le ha fatte con me e io con lui. E quindi è un cavallo a cui io tengo veramente tanto. Lui è nato qua, ha avuto sicuramente nel saltare un piccolo trauma mentale perché quando era piccola aveva provato a saltare il filo della recinzione del paddock ed era caduto e si era ribaltato e quindi quella cosa comunque sicuramente gli è rimasta. A me piacerebbe con Quindino riuscire a fare qualche gara di salto ostacoli, so che comunque è difficile sia per lui come cavallo e anche per me, per i problemi che abbiamo entrambi. Mi piacerebbe fare altri completi e anche qualche gara di dressage, però il mio piccolo sogno con lui è proprio fare salto ostacoli, anche se è un po' difficile per come è lui di carattere, però quello credo che sia il mio più grande sogno. Arrivo in maneggio la mattina presto, aiuto un po' in scuderia, stiamo con i cavalli, poi mi piace guardare il mio istruttore che salta e quindi assisto al suo lavoro. Poi sistemiamo i cavalli, mangiano, rientrano nei loro box. La sera, pomeriggio, sera, monto, faccio lezione, mi prendo cura del cavallo, stiamo insieme, lo porto fuori magari a brucare, delle volte dopo la lezione mi capita anche di giocarci, magari siamo in campo, siamo da soli, non c'è nessuno e quindi mi capita magari di farmi rincorrere da lui oppure di insegnargli tipo a fare il l'inchino o fare dei piccoli saltini così con me tenuto alla corda. Poi lo sistemo, lo riporto in box, diamo la cena e magari rimaniamo a chiacchierare tra noi. Mi è capitato magari anche di rimanere qua a dormire, di alzarmi molto presto, di fare anche pranzi insieme ai miei istruttori. Ho anche portato degli amici in maneggio, siamo stati in maneggio, gli ho fatto conoscere comunque i cavalli del posto, il cavallo che monto. C'è curiosità, però non entrano molto nei dettagli, ma anche a me piace rimanere più riservata, c'è una mia passione, cioè, mi piace tenermela per me. Però per me il maneggio è una roba importante che devo essere io, il cavallo e i miei istruttori, non mi piace condividerlo con altre persone. È proprio è un momento mio. Non voglio famiglia, parenti, nessuno. Voglio essere io nel mio ambiente. Ci vuole tanta pazienza,
bisogna prendersi cura del proprio cavallo appunto per creare un legame. Non bisogna fare le cose con arroganza perché non serve a niente. Quindi consiglierei questo, di fare le cose con calma, di prendersi cura del proprio cavallo, di prendersi i suoi spazi con il cavallo, di costruire un legame insieme che non sia solo da sopra il cavallo, perché il legame lo costruiamo anche soprattutto da terra. Io guardo molto come si relazionano gli istruttori con i cavalli. In Sardegna c'è tanta violenza, io non potrei mai stare in un posto dove usano la violenza contro i cavalli. Dal punto di vista tecnico non so se me ne posso accorgere, a meno che non siano veramente errori molto visibili, però sicuramente da come si rapportano con i cavalli, in base a quello deciderei se rimanere o no, se è una brava persona o no. Magari a genitori che volevano iscrivere i figli in qualche maneggio, oppure magari quando racconto delle cose dico sempre di stare attenti a come gli istruttori si rapportano con i cavalli, di guardare anche la salute dei cavalli, proprio perché in certi posti è palese. Se vi è piaciuto questo contenuto iscrivetevi al canale e condividete.